Quello che hai appena ascoltato l'abbiamo registrato con la Quantum HD2, la DAW Studio Pro 8 e una Tele Vintera 3 metà anni 60. Un ecosistema totalmente Fender. Se volete saperne di più sulla serie Vintera 3 vi lasciamo il link in sovraimpressione. State vedendo una delle nuove interfacce Fender e in questo caso la Quantum HD2, scelta anche per la funzione di reamp. Tra l'altro tutto questo mondo deriva direttamente dalla tecnologia Presonus, che per chi non lo sapesse era già un brand controllato da Fender. Quindi oggi non parliamo solo di chitarre, ma di un ecosistema completo. C'è da dire una cosa interessante, già da qualche anno le schede Presonus avevano ingressi strumento progettati direttamente dagli ingegneri Fender, quindi la direzione era già quella. Adesso però si è fatto un bel salto in avanti, abbiamo i nuovi preamp Max HD con 75 dB di guadagno, convertitori a 32 bit e 192 kHz con una gamma dinamica di 124 dB e in generale un flusso del segnale molto più pulito e silenzioso. Ma la vera novità è un'altra, Fender sta puntando tutto su un'integrazione completa tra hardware e software, anche grazie agli aggiornamenti della nuova DAW. Se vuoi saperne di più sulle nuove schede Fender ti consiglio di guardare il video al link qui sopra. Ma adesso basta parlare, passiamo subito ai test, vediamo come si comporta la scheda utilizzando i plugin nativi e la funzione super interessante del reamp. Partiamo con i plugin. Aggiungiamo una nuova traccia. Selezioniamo il nostro ingresso. Selezioniamo il plugin Mustang Native. Adesso abbiamo a disposizione il nostro ampli e i nostri effetti. Possiamo procedere con la registrazione armando la traccia. Prima di registrare, una cosa molto importante è regolare l'auto gain. La cosa interessante è che il suono che abbiamo appena registrato è completamente dry, pulito, in modo da poterlo modificare in seguito. Adesso, in piena comodità, con il plugin Mustang Native possiamo scegliere fino a 39 amplificatori per chitarra e oltre 200 preset professionali già pronti. Tradotto, hai praticamente i suoni dei veri ampli Fender direttamente nelle tue sessioni e ovviamente non mancano tutti gli Stonebox più iconici. Abbiamo creato 3 tracce e registrato 3 riff diversi. Vi ricordo che quando registriamo la traccia sarà totalmente dry. Adesso inseriamo il preset. Per questa traccia abbiamo utilizzato il preset 65 Princeton Reverb, ma possiamo modificarlo come vogliamo. Inoltre possiamo modificare i parametri dell'amplificatore.
Naturalmente possiamo ulteriormente cambiare il suono utilizzando uno dei preset presenti sul plugin. Nella terza traccia abbiamo registrato un semplice arpeggio con il preset Wild Nocturne. Qui ci possiamo divertire a cambiare o ad aggiungere i vari pedali. Ad esempio possiamo sostituire il flanger con un tremolo. Anzi no, ho cambiato idea, è bello questo vibraton della Fender. Possiamo anche intervenire sui vari parametri. Adesso passiamo alla funzione super interessante del reamp. Inseriamo il jack nell'uscita 1 davanti alla scheda. E poi con lo stesso jack andiamo direttamente nell'ampli. Selezioniamo la seconda traccia per il reamp. Andiamo a preferenze, impostazioni audio, impostazione della sessione, output, aggiungiamo un'uscita mono. Selezioniamo reamp 1. Creiamo una nuova traccia per il reamp e la rinominiamo reamp. Cosa succede adesso? Il suono dry della seconda traccia uscirà dall'uscita reamp e andrà direttamente nell'ampli. Quindi il suono suonerà all'interno dell'ampli. Per registrare il suono dell'amplificatore utilizzeremo un SM57 collegandolo all'ingresso microfonico della scheda. Poi armeremo la traccia per la registrazione, la traccia che abbiamo chiamato reamp, e saremo pronti per registrare. E adesso possiamo modificare il nostro suono direttamente dall'ampli. Cosa ne pensi dei suoni che abbiamo ascoltato? Faccelo sapere nei commenti. Spero davvero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti al canale. Ricordati di attivare la campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video sempre qui su Musical Store 2005. Ciao!